Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata delle pillole dell'Inspiegabile. Nelle ultime settimane mi sono arrivate diverse segnalazioni da parte vostra in merito ad un caso che risale a luglio del 2019. Ne parlarono diversi giornali all'epoca, anche in Italia, ma facendo una ricerca su internet ho potuto constatare che la notizia si è riapparsa anche lo scorso mese, su alcune riviste e blog nel nostro paese, per esempio sulla web di Radio 105. Come potrete immaginare, quando se ne parlò a suo tempo, chiaramente lo venni subito a sapere. Il caso però era così assurdo che, dopo averci riflettuto sopra, decisi di lasciarlo perdere. Diciamo le cose come stanno. Tuttavia, visto questo rinnovato interesse verso la vicenda e la richiesta da parte vostra di dirvi cosa ne penso, credo valga la pena di trattare l'argomento. Ho approfondito la ricerca e ciò che ho scoperto, tra l'altro, vi sorprenderà. Ecco quindi Billy Campbell, il bimbo che dice di essere la reincarnazione di Lady D. Voglio iniziare riportando la notizia così come è apparsa originalmente nella rivista Stellar Magazine. Billy, il figlio di 4 anni del famoso presentatore televisivo australiano David Campbell, affermerebbe di essere la reincarnazione di Lady D. Il tutto avrebbe avuto inizio 2 anni fa, quando, dopo aver visto una cartolina che ritrae Diana, regalata alla madre Lisa da un suo amico, avrebbe detto ai genitori: «Questo sono io quando ero una principessa». David e la moglie Lisa raccontano che quella sarebbe stata la prima volta che Billy avrebbe visto Lady D in foto e che in casa loro non si era mai parlato di lei in precedenza, quindi come poteva sapere di chi si trattasse? In seguito, Billy avrebbe ricordato anche uno dei fratelli di Diana, John, deceduto 1 anno prima della sua nascita. Alla domanda dei genitori: «Quando eri una principessa, chi c'era nella tua famiglia?» Il bambino avrebbe risposto: «Avevo fratelli e sorelle, anche un fratello di nome John». Considerato che si tratta di un dettaglio molto personale della vita di Lady D, che in pochi conoscono, ma soprattutto che un bambino di 4 anni non avrebbe mai potuto sapere, i genitori di Billy avrebbero deciso di investigare maggiormente sull'affermazione del loro piccolo. Altro fatto incredibile sarebbe la descrizione dettagliata, fornita da Billy, del castello di Balmoral, in Scozia, ritiro estivo attuale della regina Elisabetta II e del duca di Edimburgo. Billy avrebbe detto che quando era una principessa andava in un castello che aveva degli unicorni sulle pareti. L'unicornio è l'animale nazionale scozzese, quindi non c'è da stupirsi che ce ne siano dei dipinti sulle pareti in quel luogo. A quel punto i suoi genitori avrebbero avuto un'idea per verificare l'autenticità delle affermazioni del figlio. Gli avrebbero mostrato delle fotografie di castelli, tra i quali avevano inserito anche un'immagine di quello di Balmoral, in modo da verificare se fosse in grado di riconoscerlo. E così sarebbe stato. Ma la frase più impressionante, pronunciata da Billy, avrebbe avuto a che fare con il ricordo del giorno dell'incidente di Diana. Vedendo delle fotografie tratte dai giornali dell'epoca, Billy avrebbe affermato: «Questo sono io il giorno in cui sono arrivate le sirene e ho smesso di essere una principessa». L'articolo si conclude con una domanda del padre David: «Mio figlio, crescendo, si dimenticherà di tutto questo? Potrebbe essere davvero la reincarnazione di Lady Diana?» Partiamo dicendo che esistono molti casi di bambini che affermano di ricordare vite passate. Io stesso ho trattato l'argomento e credetemi che di studi ne sono stati fatti moltissimi. Ma concentriamoci ora su questa notizia. Come dicevo, si è resa virale in poco tempo, anche perché si parla della reincarnazione di Lady D, uno dei personaggi più controversi ma anche più amati e popolari a livello mondiale. Ad ogni modo, è reale? O forse sarebbe meglio dire: è davvero così incredibile come vogliono farci credere? Se quello che ci è stato raccontato è vero, il fatto che Billy abbia riconosciuto se stesso in una fotografia di Lady D e che sappia quelle cose sulla sua vita è senza dubbio sorprendente. Ha solo 4 anni e la principessa ci ha lasciato il 31 agosto del 1997. Che abbia potuto ottenere le informazioni da solo è decisamente poco probabile. Ma allora chi gliele avrebbe fornite? Perché questa improvvisa fissazione con Lady D? Di solito, di fronte a notizie del genere, le reazioni di base sono 2: farsi una risata e voltare pagina, oppure prendere tutto per oro colato e condividere la notizia sui social,
parlarne con gli amici, aiutare a diffonderla a macchia d'olio. E puntualmente, passaggio dopo passaggio, la notizia finisce per essere riportata in modo errato, oppure omettendo alcuni elementi importanti. Io ho voluto risalire alla fonte di quello scoop e ci sono dei punti che mi fanno venire parecchi dubbi sull'autenticità di quanto raccontato. Vediamoli insieme. Billy avrebbe visto Diana in una cartolina regalata alla madre Lisa 2 anni prima che uscisse la notizia, vale a dire nel 2017. Ora ditemi, chi nel 2017 avrebbe regalato una cartolina della principessa Diana? Se parlassimo della fine degli anni 90, potrei crederci, ma nel 2017 lo vedo alquanto improbabile. Forse la madre era molto affezionata al personaggio di Lady Di e gli amici le regalavano ancora cartoline o fotografie che la ritraggono? Ma se in casa di Billy non si era mai parlato di Lady Di prima, anche questa ipotesi non sembra reggere. Ma continuiamo. Dall'articolo si evince che Billy abbia visto la fotografia di Lady Diana quando aveva 2 anni. Allora, perché non se ne è parlato prima? Per quale motivo David ha aspettato 2 anni in più prima di diffondere la notizia? Passiamo ora al punto che in un certo senso mi ha fatto più ridere. Su tantissimi giornali e riviste dove è stata riportata la notizia, viene detto che Billy è stato in grado di descrivere in dettaglio il castello di Balmore. In verità, sull'articolo originale la descrizione del luogo è limitata al fatto che sulle sue pareti sono presenti degli unicorni. Vi sembra una descrizione dettagliata? Questo ha più l'aria di essere un elemento scelto ad hoc, per aumentare ancora di più il mistero. Che poi abbia riconosciuto la fotografia del castello, questo punto può avere diverse spiegazioni logiche, anche quella che si tratti di una bugia. Stessa cosa vale per il fratello della principessa, John. Bisognava trovare qualcosa di davvero molto personale di Lady Di per rendere il tutto più credibile. Un fratello deceduto prima che Diana nascesse è visto come un elemento che ha segnato profondamente la sua esistenza, qualcosa di intimo. Quello che dovrebbe essere considerato, però, è che questo fatto terribile è alla portata dell'opinione pubblica da molto tempo. Una notizia che si può ricavare facilmente leggendo una qualsiasi biografia di Lady Di. E poi, non so se ve lo sarete chiesto anche voi, ma non sembra una coincidenza incredibile il fatto che il bimbo reincarnazione di Lady Di sia il figlio di un presentatore televisivo? Non sarà che David Campbell abbia scelto un modo decisamente discutibile per far puntare i riflettori su di lui? Perché si sa, la fama non è mai sufficiente e una notizia capace di fare il giro del mondo non può che aumentare in modo drastico la propria visibilità. Ma c'è un ultimo punto che, se avete ancora dei dubbi sul fatto che si tratti probabilmente di una fake news, potrebbe aiutarvi a chiarirvi le idee. L'articolo su Stellar Magazine, dove è stata riportata la notizia per la prima volta, è stato scritto dallo stesso David Campbell. A questo punto, chi ci assicura che le informazioni da lui fornite siano autentiche? Inventarsi una cosa del genere sembra abbastanza semplice dopo tutto. Tra l'altro questa è un'informazione che la maggior parte dei giornali e delle riviste che hanno riportato il caso hanno omesso spudoratamente. Perché nascondere il fatto che l'articolo sia stato scritto dal padre del bimbo? Per di più un personaggio pubblico. Forse perché in questo modo la notizia perderebbe del tutto di credibilità? Quindi, per quel che mi riguarda, direi proprio che ci troviamo di fronte a un fake colossale. Attenzione però, non dico che non ci siano stati casi nella storia davvero incredibili, dove dei bambini sono stati davvero in grado di ricordare le vicende vissute da un'altra persona o il luogo dove viveva. Vi sono storie ampiamente documentate che risultano davvero inspiegabili e che mettono a dura prova lo scetticismo di chiunque. Ma quella riportata da Campbell non mi sembra che rientri in questa categoria. Ci potremmo credere nel caso Billy fosse in grado di ricordare vicende che solo Lady Di o la sua famiglia possono conoscere, il che risulta complicato, visto che parliamo di un personaggio la cui vita, anche quella più intima, è stata riportata dai giornali di mezzo mondo. Ok, la mia opinione ora la sapete, ma voi cosa ne pensate? È stata tutta una montatura di Campbell per catturare l'attenzione del pubblico? Oppure Billy potrebbe essere davvero la reincarnazione di Diana Spencer? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video
dell'Inspiegabile.